Ciao a tutti e continuiamo finalmente con altri video. Spero sempre che vi piacciono. Allora, oggi tratteremo sempre un video interessantissimo perché proprio piace moltissimo a noi creator, a noi content creator, a tutti i youtubers, quindi a tutti quelli che comunque creano contenuti, ma sicuramente piacerà anche a chi, agli spettatori insomma, di YouTube che guardano i video, quindi vedono ovviamente il prodotto finito, però non sanno dietro cosa c'è alle spalle, quale software viene utilizzato, quale meccanismo c'è dietro per andare poi a far uscire questi video bellissimi che io e i miei colleghi facciamo, spero insomma risultano veramente gradevoli, facciamo per intrattenervi su YouTube, quindi potete utilizzarli benissimo anche voi. Già io ho fatto precedentemente alcuni video dove spiegavo quali sono i software per fare video editing, quindi per andare a fare il montaggio in post-produzione di tutti questi video, queste clip, chi fa di foto, insomma, chi vuole fare alla fine un montaggio, quindi creare il suo video a tanti spezzoni, tante immagini, può utilizzare diversi software. Io ovviamente ai tempi ho parlato e ho accennato al software che parleremo oggi, perché è uno dei migliori che ci possa essere in versione sia gratuita che a pagamento, però ai tempi ho detto di utilizzare insomma il famosissimo Filmora che è veramente spettacolare. L'unica pecca, che non è pecca per quello che offre ovviamente, è che è a pagamento, quindi capisco bene che magari alcuni content creator, alcuni youtuber che si mettono ora nel mondo di YouTube, quindi di creare contenuti, diciamo non hanno quella cifra per andare a spendere ulteriori soldi magari nei software, quindi magari già lo stesso Filmora, che è spettacolare ovviamente per quello che offre, io stesso lo utilizzo, ovviamente essendo a pagamento magari diciamo allontano un pochettino gli utenti, perché ho gli youtuber che sono all'inizio, ho i content creator che sono proprio all'inizio, perché giustamente essendo che sono all'inizio non monetizzano, vogliono tenere le cifre proprio a zero, nemmeno basse, proprio a zero direttamente. Quindi lasciando stare quindi Filmora, che comunque lo consiglio sempre, che è un ottimo software, oggi parleremo dell'accennato DaVinci Resolve già nei precedenti video, che invece è la versione top che possa esistere, la versione gratuita praticamente di qualsiasi altro tipo di software di video editing che può fare post produzione. Allora, DaVinci Resolve io ai tempi avevo detto che era veramente spettacolare, che è veramente complicato però come programma, quindi diciamo, tra virgolette, vi ho allontanato da questo tipo di software, anche essendo in maniera gratuita, però avevo detto di provarlo. Ovviamente continua ad essere la mia opinione, DaVinci Resolve ovviamente è complicato, ma complicato perché? Intanto perché ai tempi comunque c'era soltanto la lingua inglese, già andare ad andare a lavorare su un software di video editing che fa la qualsiasi, che aggiusta, che sistema qualsiasi parametro, andarci a lavorare in inglese viene veramente complicato, anche magari per chi conosce l'inglese, in maniera magari scolastica, quello che sia, però già viene complicato. Ad oggi possiamo insomma tradurlo, questo DaVinci Resolve, quindi finalmente in italiano lo possiamo trovare benissimamente, ora vi spiegherò anche come metterlo in italiano perché di solito lo installa in inglese, quindi già da qua comincia ad essere un po' più semplice. Ovviamente all'interno il lavoro sarà e vi verrà magari un pochettino più complicato, anche se assomiglia comunque a tutti i programmi di video editing che trovate in giro, sia gratuiti che a pagamento. Ovviamente se optate per un gratuito top è DaVinci Resolve. DaVinci Resolve è il più completo che possa esistere in mercato, è veramente spettacolare. Complicato lo è? Ovviamente sì, però insomma se voi, l'unico consiglio che vi posso dare è che se voi scegliete un software lavorate sempre con quello, non fate un poco Filmora, un poco DaVinci Resolve, un poco che vi posso dire Clipchamp, cioè utilizzate sempre un software in modo che così lo imparate bene, anche se ci state mesi e mesi e mesi, perché comunque imparare bene, per esempio DaVinci Resolve, ovviamente occorrono mesi per imparare bene, in modo che voi potete muovervi all'interno e capire benissimamente un effetto, un filtro, un colore, come viene praticamente utilizzato. Quindi, detto ciò, quello che permette di fare DaVinci Resolve è il top, quindi esistono sia versione free che proprio viene chiamato DaVinci Resolve, siamo arrivati a tutt'oggi alla 19, e poi c'è la versione invece a pagamento che costa credo poco sotto i 300 euro, quindi per chi se lo può permettere ovviamente può acquistare la versione a pagamento, e già vi sto dicendo che la versione free è la migliore che possa esistere perché fa moltissime cose ed è strano, dobbiamo ringraziare a vita questa azienda, questo software DaVinci Resolve per quello che
permettano ai creator di fare, perché in maniera gratuita è niente, è qualcosa di spettacolare, fa fare quello che tutti gli altri software non permettono di fare. Ora lo vedete proprio a installazione cambiando inquadratura. Però per chi vuole ancora di più vi posso dire che effettivamente lo studio fa cose assurde, molto aiutato dall'intelligenza artificiale, si può permettere chi ha poco meno di 300 euro ad andare ad uscire il DaVinci Resolve invece viene chiamato Studio. Quindi in questo caso potete optare per le due versioni. Comunque oggi vedremo e tratteremo soltanto la versione gratuita. Quindi come al solito, cambiando inquadratura, incominciamo proprio dal download del software all'installazione e all'utilizzo però veramente in maniera basica del programma, perché sennò qua, già che ci sono presenti video di DaVinci Resolve fatti veramente ad hoc, spettacolari, come per esempio quelli che fa sempre in maniera veramente eccelsa, per esempio Andrea Ciraulo. Potete andare a vedere anche dei tutorial fatti veramente benissimo, sia in versione un pochettino più ridotta che in versione completamente estesa, per esempio i video di Andrea Ciraulo per quanto riguarda proprio i vari software in generale, spiegati veramente bene, ma questo praticamente di DaVinci Resolve veramente è ottimo, soprattutto la versione 19 spiegata che ha qualche novità. Quindi non perdete tanto tempo, cambio inquadratura e vi farò vedere qualche cosa da fare nel programma, come viene utilizzato. Eccoci qua, allora non dovete fare altro che andare a scrivere su una pagina di internet DaVinci Resolve 19 oppure direttamente DaVinci Resolve. Si aprirà come prima schermata proprio questo DaVinci Resolve che è arrivato alla 19, quindi cliccheremo all'interno e si aprirà praticamente la schermata l'home praticamente di questo DaVinci Resolve e già qua fa vedere il bellissimo video, la bellissima anteprima di quello che permette di fare DaVinci Resolve. Allora, quello che salta all'occhio proprio qua come pagina iniziale è proprio l'effetto cinematografico che riusciamo a dare su DaVinci Resolve. Ora, qua mi dovrei fare, diciamo, dovrei aprire una piccola parentesi, fare una piccola premessa e ritorno un attimino all'inquadratura perché è una cosa a cui tengo tanto. Il che significa DaVinci Resolve veramente è ottimo e lo utilizzano addirittura molti in America, molti fra virgolette registi, chi lavora per dare questi effetti veramente cinematografici, quindi viene utilizzato in maniera professionale già questa versione free, quindi direttamente con le console che vende DaVinci Resolve, che addirittura alcune vanno oltre i 30 e rotti mila euro, quindi qua si sta parlando di cose ovviamente professionali. Vedo praticamente in generale che su YouTube, ovviamente molti creator, molti youtubers, eccetera, eccetera, ogni 3 video, 4, quindi scusate il calcolo matematico, 4 parlano ormai di color correction oppure color grading. Che cos'è? Dato che questa parte comunque è una parte importante che trovate su DaVinci Resolve e che molti scaricano DaVinci Resolve proprio per fare color grading o color correction. Quindi la color grading o color correction non è altro, e qua vi sta parlando uno che fra virgolette non fa questo tipo di lavoro. Ovviamente io faccio color ma in maniera che posso dire fra virgolette come hobby, proprio in maniera molto amatoriale. Il fatto è che si trovano ormai tutti i video su YouTube come se tutti ormai fanno questo tipo di lavoro, quindi consigliano di utilizzare quello, utilizzare questo, fare quello e fare quello. Poi alla fine del video non si capisce proprio nulla perché è una cosa complicata andare a dare su un video basico, quindi là si parla già in termini tecnici, quindi video basico girato in log, sono termini tecnici, non sto qui a spiegare perché proprio io non faccio un filmmaker, non sono fotografo, non sono videomaker in maniera professionale, quindi non vi sto nemmeno qui a dire che significa il termine tecnico e che magari lo potrei anche io sbagliare non essendo il mio campo, io sono un tecnico software hardware. In questo caso si vanno a utilizzare talmente di quei meccanismi veramente complicati per andare a produrre nel miglior modo possibile e fare diventare cinematografico un video che noi giriamo e deve essere ovviamente girato in log, quindi si può dire paragonato, scusate il termine, alla schifezza totale del video, quindi senza colori, slavato, bianco totale, ma perché è proprio adatto per poi essere lavorato in post-produzione con per esempio DaVinci Resolve, quindi effettuare una color correction. Le color correction quindi significa
proprio tradotto, una correzione di colore, dando quella profondità che possa offrire un film. Un film è diverso dai nostri video che noi pubblichiamo su Instagram, TikTok, eccetera, eccetera. Ovviamente là è molto più buio, risaltano in primo piano i volti e magari meno il dietro, c'è un contrasto veramente elevato, quindi i neri sono molto più neri rispetto a quelli che si girano con un video, per esempio a quello che sto girando io. Quindi quella è la color correction, quindi assomigliare molto di più alla qualità di un film. Però, dato che vedo tutti questi video che la gente vi dice dove andare, dove fare, non si capisce nulla, perché effettivamente è complicato, quindi secondo me ognuno dovrebbe andare col proprio mestiere. Io vi posso dire come andare a dare un effetto cinematografico, ma soltanto con un click, applicando, magari questo poi lo vedremo in futuro, se può interessare a qualcuno, applicando soltanto qualche filtro in automatico che me lo fa sembrare, già è una parola, è azzardato dire sembrare, una clip cinematografica. Ma non vado lì a spiegarvi come effettuare la color correction, perché magari nemmeno io sono in grado di effettuare color correction, pur essendo un tecnico hardware, magari capendo bene, in questo caso il DaVinci Resolve. Ma un conto è saper utilizzare bene il programma, un conto è capire quale grado di intensità, quale grado di profondità, quanto nero devo dare, quanto contrasto devo dare, le ISO. È tutto un mondo che ha a che fare soltanto con i coloristi, signori miei. Quindi chi è creator e magari vuole aiutare in un determinato modo, anziché fare confondere, dovrebbe proprio specificare che magari il lavoro è fatto e deve essere soltanto fatto dai coloristi. Quindi, essendo per esempio che io non sono un colorista, ora magari vedremo qualche cosa della color, ma non ve la spiegherò completamente. Vi potete divertire voi sempre in maniera amatoriale, perché se uno deve fare il colorista, ovviamente uno avrebbe preso il campo di fare il colorista cinematografico. Ovviamente uno, essendo io sono il tecnico hardware, ovviamente non mi addentro nemmeno in questo campo, perché non è il mio campo. Dovrei specializzarmi solo in un software, in questo caso DaVinci Resolve, che per la color è veramente il top. Questa era una piccola parentesi, ritorniamo a noi. Ritornando a noi, dobbiamo andare a quindi prelevare questo programma. Come facciamo? Scendiamo praticamente sotto e qua praticamente quello che vi dicevo poc'anzi, possiamo scaricare il Resolve gratuitamente il 19, oppure acquistare sotto i 300 euro, vi ho detto, quindi ad oggi mi raccomando, non so quando pubblicherò il video se aumenterà o diminuirà o ci sarà qualche codice sconto, il DaVinci Resolve Studio, quindi viene aggiunta la versione Studio e potete vedere già la differenza fra quella gratuita e lo Studio che c'è, quindi ha un prezzo di 2,75 per ora. Ovviamente prezzo elevato, però abbiamo detto che viene utilizzato soprattutto da Hollywood per creare tutte le clip cinematografiche, quindi comunque ovviamente 275 euro come software sono il nulla totale in confronto ai soldi che entrano, ovviamente per chi lavora con i film oppure per i videoclip. In questo caso noi ci atteniamo al download gratuito, quindi cliccheremo e qui ovviamente risulteranno tutti i sistemi operativi. Quindi in questo caso la versione, quella effettiva ufficiale, è la 18.6 rimane, però vi posso dire che già è stata pubblicata la versione beta, non è altro che la versione di prova, però vi posso dire che funziona veramente alla perfezione. Ovviamente quindi qua troveremo a sinistra in basso e in alto la versione gratuita e qua in basso e in alto ovviamente la versione sia beta di quella a pagamento, che a noi non interessa. Quindi potete comunque tranquillamente andare a scaricare la 19 beta, quindi scegliete il vostro sistema operativo se vi interessa per Mac, per Linux, per Windows ARM o Windows x86. Noi andremo a scegliere, per esempio in questa macchina noi andremo a installare il Windows x86. In questo caso dobbiamo compilare tutto il nome e cognome per andare a effettuare il download in maniera gratuita, compileremo e direttamente poi partirà il download. Perfetto, una volta che ci siamo registrati, ovviamente partirà il nostro software. Ha un peso, come potete vedere, di 2 giga e 300 mega o poco più, quindi in questo caso attendiamo il termine, ovviamente questo varia in base alla vostra velocità di connessione, questa è una connessione veramente veloce, quindi ci sarà 1 minuto soltanto e 40 al termine per aver scaricato tutto il software. Attendiamo. Perfetto, già ha completato il nostro download. Come potete ben vedere, per aprirlo ovviamente è RAR, essendo pesante il programma, essendoci altre sottocartelle all'interno, quindi è RAR significa che per aprirlo vi serve uno zippatore, quindi in questo caso potete utilizzare benissimamente installato nel vostro computer o WinZip, io già ho dedicato un video o WinZip o WinRAR, come in questo caso quello a forma di libro, o direttamente quello gratuito, il 7-zip, chiamato 7-zip. In questo caso potete direttamente aprirlo.
Quindi non ci rimane altro che andare a chiudere il tutto e andare a prendere questo file appena scaricato, in questo caso da me lo ritroverò sul desktop, soltanto per un'impostazione mia personale, voi ve lo potete ritrovare nella cartella qua in basso su praticamente download. Quindi non ci rimane altro che fare doppio clic e direttamente estrapolare questo .exe, che sarebbe il programma. Ovviamente qua ci impiegherà sempre a velocità del vostro computer, del vostro hardware, ci può impiegare dai 30, 40, 50 secondi. Attendiamo l'estrapolazione, in questo caso in questo computer è velocissimo, quindi lui già mi ha estrapolato fuori il file. Una volta estrapolato fuori il file, anche questo file RAR zippato, come lo volete chiamare, lo chiamate, lo possiamo andare a eliminare. E cosa rimane di fare? Dobbiamo ora installare il programma, quindi doppio clic sull'icona DaVinci Resolve, farà l'estrazione, quindi attendiamo che arriva al 100%. Perfetto, cliccheremo sì, voi non so se questo lo vedete a monitor, credo di no. E ora attendiamo che parte il programma. Una cosa molto importante prima di andare avanti con l'installazione, questo file ovviamente una volta che finite l'installazione non lo eliminate, così evitate ogni volta di andare a scrivere i dati di registrazione. Direttamente ve lo salvate, consiglio di salvarlo praticamente su una pendrive, quindi magari lo rinominate DaVinci Resolve 19, quello che volete voi, beta, in modo che così se doveste formattare in futuro il vostro computer o volete installare da qualche altra parte, già comunque avete il file di installazione. Allora, vediamo qua cosa ci offre DaVinci Resolve. Ovviamente installazione, quindi wizard in inglese, quello che vi dicevo io. Non vi preoccupate, voi basta che seguite il video. Allora, in order to install Resolve, you must install these components, quindi dobbiamo installare in ordine tutti questi componenti, quindi installerà il DaVinci Control Panels, ovviamente lo dobbiamo mettere, il Blackmagic Raw Player, vi consiglio di metterlo, poi c'è l'Audio Accelerator Utility, questo magari dato che già è tolta possiamo diciamo tener conto del consiglio che ci dà il wizard di DaVinci, quindi lo lasciamo tolto, e poi invece proprio il DaVinci Resolve 19B sta per beta, ovviamente la possiamo andare a installare tranquillamente, quindi cliccheremo su installa, quindi nella prima fase non dobbiamo toccare assolutamente nulla, quindi già qua potete capire dall'inglese che sta installando DaVinci Resolve, praticamente sta installando il pannello di controllo di DaVinci Resolve, quindi in questa operazione insomma può richiedere un po' di tempo, dobbiamo soltanto attendere. A voi taglio tutta questa noia perché direttamente col Filmora taglierò tutto. Perfetto, una volta finito il pre-wizard andiamo nel secondo wizard, quindi dobbiamo cliccare su next che sta per avanti, leggere il contratto di licenza, ovviamente lo potete tradurre anche con il Google Translator, quindi in questo caso dobbiamo accettare comunque perché non possiamo andare avanti, cliccheremo su next. La cartella, mi raccomando, lasciate quella che vi crea Blackmagic, quindi DaVinci, andiamo su Next, in questo caso possiamo andare su Installa. Perfetto, una volta che ha finito il wizard possiamo cliccare su Finish, che non è altro che fine. To complete the installation you must restart your computer, restart now, quindi vi sta dicendo soltanto che per completare l'installazione il software ha bisogno di avere il nostro computer riavviato. Vuoi riavviarlo ora? Ovviamente noi dovremmo cliccare in questo caso su sì, quindi in questo caso io riavvierò il mio computer, ovviamente si staccherà la registrazione, la riprenderò nuovamente all'inizio, voi nemmeno me ne accorgete tramite il mio Filmora. E rieccoci qui. Allora, come potete vedere al riavvio del vostro computer sicuramente vi ritroverete questa iconcina di DaVinci Resolve, da non confondere, quindi quella con la freccettina che ha creato significa il collegamento, da non confondere con quella di prima che è il setup. In questo caso vi consiglio proprio di fare nuova cartella, scriviamo DaVinci Resolve 19 beta, in modo che questo è il setup, lo possiamo andare a inserire qua dentro e questa cartellina la possiamo anche spostare e ve la salvate sulla vostra pendrive, sul vostro hard disk esterno. Quindi una volta che abbiamo installato già il programma e abbiamo riavviato il PC, cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo fare altro che fare doppio clic sull'iconcina DaVinci Resolve e si aprirà il primo wizard del software. In questo caso vi dirà cosa c'è di nuovo, quindi what's new in DaVinci, nella versione insomma DaVinci Resolve 19. Qua insomma possiamo andare a capire qualche cosetta che c'è in più, qua possiamo andare a cambiare già un pochettino le nostre lingue e passare su italiano, in modo che così già vi può aiutare maggiormente a capire cosa c'è di nuovo. Andiamo su continui, quindi sarebbe continua, great you are almost there, before jumping eccetera eccetera eccetera, quindi dobbiamo fare in questo caso o il quick setup oppure skip significa lasciamo stare perdere tutto e diciamo apriamo il programma ora in questo momento, quindi noi direttamente saltiamo momentaneamente tutto
e andiamo ad aprire il DaVinci Resolve 19. Già di qua possiamo andare a vedere dall'icona che punta proprio tutto sul cinematografico. DaVinci Resolve è veramente il migliore che possa esistere come cinematografico. Quindi a software aperto voi vi ritroverete questa iconcina. Ovviamente mi ricorda molto ma molto ma molto di Apple, proprio perché la X su Apple ve la troverete qua sulla sinistra, quindi non impazzite se dovete chiudere il programma perché a destra non c'è, quindi ha veramente molto di Apple. Vi fa capire che stiamo lavorando su una versione pubblica beta, quindi adatta sempre al pubblico normale, quindi anche all'acquirente che poi vorrà passare alla versione studio, però è sempre una beta, quindi in versione prova. Vi posso garantire che comunque funziona tutta a dovere, anche perché è già stata testata da altri programmatori che ovviamente fanno questo lavoro, quindi in questo caso se dovesse esserci qualche problemuccio è giustificato, perché ancora qua fino a quando non tolgono la scritta beta significa che il programma è in versione di test, di prova. Quindi se qualche cosa non va, a me sinceramente non è successo, dovete attendere soltanto, è dovuto insomma al fatto che c'è scritto beta. In questo caso, dato che voi è la prima volta come me che state aprendo in questo computer il DaVinci Resolve, vi troverete questa schermata, proprio non vi troverete qua tutti i progetti. Quindi in questo caso cosa dobbiamo fare? Come potete vedere già l'ha passato in italiano il DaVinci Resolve, quindi nuova, una ottima cosa. Dobbiamo fare noi su un nuovo progetto. Ovviamente possiamo andare a dare il titolo al progetto, in questo caso io per esempio lo chiamerò Viaggio in Puglia. Ora capite il motivo, proprio perché praticamente io ho creato una piccola cartellina con solo 3 file, perché vi ho detto vi spiegherò in maniera semplicissima e velocissima soprattutto cosa si può fare col DaVinci Resolve, non più cosa si può fare perché saremo qua 27 ore, ma quello che serve proprio in maniera basica per crearvi un video, per montare il video finale. Quindi in questo caso io ho messo queste 3 cose, 2 video e una piccola fotografia di quando sono andato in Puglia, quindi farò crea progetto e praticamente qua noi ci ritroveremo su questa schermata, che è proprio la schermata vera e propria di DaVinci Resolve, che è molto similare. Da qui già voi vi potete confondere, ma già da qua capite bene cosa permettere di fare DaVinci Resolve. Quindi noi già siamo qua sulla biblioteca sola, tutto questo riguarda la biblioteca, ma noi possiamo spostarci su Sync e si apriranno altre cose, su Transizione e si apriranno altre cose. Ricordiamoci che possiamo andare nel menu e scendiamo, non c'è soltanto questa parte di transizioni in questo caso o di titoli. Mi raccomando, utilizzate le freccettine per scendere, perché ce ne saranno molti altri, soprattutto nella sezione effettistica ci sarà un bel po' da andare a guardare. Guardate quanti effetti ci sono. Ovviamente aumenteranno di più, tutto questo, il sync, transizione, titoli e effetti aumenteranno di più nella versione studio, quindi quella a pagamento a 200, non vi ricordo, 70 euro, quello che siano, giù di lì. Quindi per farvelo capire in maniera veloce, quindi sempre qua siamo biblioteca dove andiamo noi ad aggiungere le nostre clip. Le possiamo aggiungere le nostre clip praticamente andando a mettere un pochettino più in piccolino, spostando praticamente il nostro DaVinci Resolve, che è già in italiano. Anzi, scusate, cosa importantissima, stavo dimenticando: se a voi non vi spunta la lingua automatica, quindi vi spunta in inglese, non vi preoccupate, non dovete fare altro che andare su DaVinci Resolve, ammettendo che sia inglese, cliccare su preferenze, che ovviamente voi trovate su preferences, clicchiamo all'interno, andate su user, voi troverete qua scritto user, che sarebbe utente, e poi dovete andare qua su languages, quindi languages, prendo language, la lingua non sarà sicuramente in automatico, voi l'avrete sicuramente in inglese. Quindi in questo caso spostatela o automatico e lui prende la nostra lingua automaticamente, o direttamente su italiano. Quindi questa è l'interfaccia per andare a modificare la lingua, importantissima. Dopodiché mi raccomando, non dimenticate di cliccare su salva. Quindi questo praticamente è un parametro importantissimo. Stiamo dicendo come andare a caricare la libreria. Possiamo andare a prendere, io per esempio ho detto che ho creato qua la mia cartellina Puglia, prenderò praticamente tutto il contenuto interno, lo trascinerò sulla biblioteca e magicamente me lo troverò già lì, il mio contenuto di biblioteca. In questo caso io posso andare poi a riposizionare in alto nuovamente il mio DaVinci Resolve. Ed ecco qua, quindi già qua noi abbiamo 2 video, quindi questi qua 2 video ovviamente fa capire col segnale audio che il video contiene audio all'interno, e un JPEG che praticamente non è altro che praticamente una fotografia. Dopodiché, quindi una volta che noi abbiamo caricato tutto il contenuto, voi caricate tutto il contenuto che ritenete opportuno,
dobbiamo spostarci nella timeline, quindi in questo caso questa di qui sarà la nostra timeline, che è la stessa di Filmora, praticamente è il nostro, io lo chiamo binario, dove andare a mettere uno dietro l'altro tutti i nostri video, tutte le nostre immagini, tutti i nostri audio, tutti i nostri effetti, quindi mano a mano andiamo componendo, diciamo, questo famoso trenino, quindi partendo dalla prima cosa che interessa, in questo caso magari l'introduzione, le intro, per chi utilizza la intro, io ancora la utilizzo, non so se un domani la toglierò, per chi invece non la utilizza direttamente partirà al sodo con quello che vuole dire nel suo video. Chi fa videomaker magari incomincerà proprio con il nome dell'artista sul videoclip, insomma quello che volete voi, quindi dal primo binario andiamo sino alla fine, dal primo vagone andiamo sino all'ultimo vagone, quindi componiamo questo treno per poi proprio andarlo a registrare, quindi a creare un unico video tutto unito. Quindi in questo caso, una volta che noi andiamo a caricare le nostre immagini e le mettiamo nella timeline, noi possiamo direttamente qua, se vedete in basso, andare su media, che sarebbe proprio il primo pezzo che noi abbiamo saltato, quindi come andare a reperire i nostri file che ci sono al computer per aggiungerli nella biblioteca. Noi già l'abbiamo fatto in quella maniera che trovo veramente molto più semplice, se no ci potete andare anche da qua cercando praticamente i vostri supporti che ci sono nel computer, che siano rimovibili, il nostro per intenderci C. Però qua vi posso garantire che vi risulterà un po' complicato e meno sbrigativo. Se andate direttamente su CAT, quindi già è una zona di lavoro, però che permette di anche caricare la nostra biblioteca, che la ritroveremo ovunque, direttamente già saltiamo il primo passaggio, che è un pochettino più lungo secondo me. Dopodiché abbiamo il menu Edit, dove noi andiamo ad editare proprio il tutto, andiamo a modificare, inserire, possiamo fare tutto quello che facciamo, insomma è il nostro cavallo di battaglia per quanto riguarda il DaVinci Resolve, facciamola qualsiasi. Dopodiché c'è il comparto Fusion, quindi questi non sono altro che software a sé inseriti tutti qua all'interno di Resolve, quindi già capite bene la potenza, quant'è possente DaVinci Resolve, quante cose include questa versione già free. Dopodiché abbiamo praticamente Fusion, possiamo andare a utilizzare dei nodi, fare tutto quello che vogliamo, sempre a livello di modifiche qua si tratta, quindi qua sotto avete tanti sottomenu, quindi possiamo andare a inserire tutto quello che vogliamo. La color, quella che dicevo io, è quella che proprio io, fra virgolette, non tratterò perché, ripeto, non sono un colorista, io sono un tecnico software hardware, non saprei nemmeno dove andare a mettere mano per fare una color correction o un color grading. Già di qua si vede la potenza che ha questo software per fare la color, e infatti è uno dei primi programmi, se non forse l'unico dei programmi che fa color a livello hollywoodiano, cinematografico, quindi chi fa color ovviamente, che è colorista ovviamente si rifà a DaVinci Resolve, però mi raccomando, certe volte ci sono dei video che veramente, scusate ma fanno veramente ridere, che fanno color, ma ovviamente il risultato finale è peggio forse dell'immagine iniziale, quindi da cui partono. Veramente, cioè ci sono video che non si possono guardare, quindi attenzione, almeno diciamo seguite chi davvero fa color su YouTube, quindi seguite quei creator che fanno da anni color, anche se magari non sono coloristi, ma che sono veramente bravi, perché c'è qualche video che effettivamente è spettacolare, ma ci sono altrettanto video che veramente sono inguardabili. Dopodiché abbiamo tutto il comparto audio luci, quindi il Firelight, e in questo caso poi, quindi dove possiamo andare a settare meglio il tutto, in questo caso poi concludiamo con il deliver, che non è altro che portare a termine, quindi estrapolare tutto questo trenino in un unico binario. Quindi, perfetto, quindi ritornando su CAT, cosa si deve fare? Come tutti i software che fanno montaggio video, video editing e post produzione, dobbiamo andare a prendere, a trascinare tutti i file che in tutti quasi i software troveremo qua sulla sinistra, i nostri file, li trascineremo in ordine. Io già ho messo il primo cliccando uno, che è il decollo verso Bari, quindi me lo ritroverò praticamente qua nella zona video, nella timeline nostra, quindi lo metterà qua all'interno della timeline. Quindi in questo caso io mi ritroverò qua a destra, come è usuale in tutti i programmi di montaggio, il file direttamente facendolo partire con play, si vedrà praticamente e si sentirà soprattutto l'audio, anzi mi sono dimenticato di staccarla praticamente, quindi qua praticamente stacco un pochettino tutto, possiamo andare a vedere il nostro video. Ovviamente sono video girati in 4K, quindi risulta pesante anche per questa macchina stessa andare a
elaborare in maniera così, diciamo, perfetta il video in anteprima, però poi ovviamente vi ricordo che diciamo, a fine video risulterà fluido il video, perché comunque lui lo elaborerà bene, magari lo potete vedere un pochettino a tratti come lo sto vedendo magari io, proprio perché abbiamo delle qualità ottime di video, anche se non sembra, perché è sporcato ovviamente in questo caso dal finestrino dell'aereo. Quindi qui ci ritroviamo noi nella nostra schermata iniziale della timeline, qua da sopra possiamo scorrere direttamente la clip, alcuni per esempio la fanno scorrere dal basso, Filmora per esempio la fa scorrere qua lateralmente, questa invece la fa scorrere praticamente dall'alto, quindi qua possiamo vedere l'intera clip da quando parte. Dopodiché per esempio se io voglio incominciare ad unire le clip, non devo fare altro che spostarmi il secondo pezzo praticamente alla fine di qua, quindi attenzione, mi raccomando, mettetela alla fine di questa seconda piccolissima timeline che non è timeline, quindi questo piccolo binario che vedete. Quindi in questo caso se io vado praticamente qua su questo punto nella timeline piccolina, ovviamente lui, facendo il play, farà vedere lo stacco e l'attacco, quindi lo stacco dell'ultimo video con l'attacco invece per esempio del secondo video che ho chiamato proprio atterraggio, quindi io parto da una città per arrivare in volo praticamente a Bari. Dopodiché, per esempio, potete anche andare a inserire una classica fotografia, quindi vi sto facendo vedere come andare a inserire praticamente i vostri file. Quindi prendo per esempio l'ultima fotografia nel mio caso, sempre mi raccomando andate a inserire alla fine di qua. Capisco bene che lo spazietto può essere è veramente minimo, quindi non vi sbagliate. Potete anche fare il contrario, questo piccolo pezzo possiamo andarlo praticamente noi questa fotografia a prendere presente e mettere a cavallare anche qua praticamente. Quindi l'importante è che per esempio qua poi passerà lui da video prende del decollo alla fotografia, che ovviamente in questo caso non ha senso. Quindi comunque io questa immagine la posso andare spostando dove voglio, quindi in questa maniera. Quindi in questo caso prende io il mio video per esempio così l'ho chiuso, riporterò indietro la mia timeline e riepilogando il video sarà un bellissimo decollo con un bellissimo atterraggio, arrivo a Bari. Ovviamente ho scelto questo video intanto per fare il test e secondo poi perché effettivamente a me la Puglia piace tanto, piacciono molti pugliesi perché sono ovviamente essendo del sud come loro sono veramente il non plus ultra delle persone, quindi anzi spero soprattutto che stia guardando questo video un pugliese, qualcuno del sud, spero che fra i miei iscritti ci sia ovviamente qualche pugliese perché veramente li porto nel cuore sia come città che come persone. Chiudendo questa piccola parentesi, quindi qua ci sarà l'atterraggio, l'arrivo all'aeroporto di Bari per poi mettere per esempio una fotografia di Bari stessa, praticamente del porticciolo. E questo è il materiale che noi abbiamo messo nella timeline. Cosa si può fare con questo materiale? E qua si può fare tutto quello che può fare il DaVinci Resolve. Ovviamente io non vi spiegherò tutto, qui potete voi praticamente andare a un po' sbizzarrirvi, basta andare praticamente sull'edit. Vi ricordo che andando un attimino qui indietro, lo possiamo fare anche nell'audio, andando su Cut potete aggiungere o altri video, qua praticamente sotto ci sono le varie barre che si vanno inserendo, o anche praticamente altri audio, una musica di sottofondo, non per questo bisogna prendere la musica praticamente qua praticamente direttamente da DaVinci Resolve, che vi ricordo che può essere comunque scorporata ora dal video, quindi se noi vogliamo lavorare un video praticamente asincrono, quindi che non va preciso con il nostro video, se l'audio prende asincrona possiamo aggiustarla spostando la clip, sia quindi estrapolando sia l'audio che il video. Ovviamente non vi farò vedere qui come si fa perché queste sono cose che vanno oltre, però vi ho ricordato che molto bene spiega il video Andrea Cirao, quindi andate a guardare il suo video soprattutto di DaVinci Resolve la versione 19 dove spiega perfettamente tutti questi passaggi. Dopodiché quindi vi stavo dicendo possiamo andare nel comparto edit. Cosa troviamo nel comparto edit? Nel comparto edit possiamo non andare a modificare, a mettere tutte quelle transizioni, quegli effetti, tutto quello che vogliamo, quindi possiamo praticamente andare ad editare praticamente tutto questo file, possiamo aggiustare il livello dell'audio, quindi cliccando 2 volte dentro audio possiamo andare praticamente ad aprire anche il mixer e a modificare qua qualche livello se a noi praticamente piace o non piace. Se dando sempre doppio clic praticamente alla nostra clip invece possiamo sempre andare a
ad esplorare, aprire il pannello esplora anche per dare qualche tipo di effetto su tutto, quindi sullo zoom, andare a dare uno zoom migliore, una posizione, se vogliamo che entra qualche immagine a destra, a sinistra, vogliamo andare ad un zoom dinamico, possiamo andare a settare l'audio, il volume, se lo vogliamo con meno volume, con più volume, soprattutto se utilizziamo microfoni, andare a dare tutta quella parte prende dell'effettistica, della transizione, eccetera, eccetera, che momentaneamente prende non c'è. Quindi in questo caso, diciamo, questo si può fare con il pannello Edit, comunque possiamo fare veramente un bel po' di cose. Se per esempio vedete qui possiamo utilizzare anche tutte queste iconcine, questa per esempio è la modalità lametta, quindi che non è il classico modalità taglio che noi diamo al nostro video, quindi in questo caso se io vado a utilizzare la lametta in questo punto lui mi taglierà il video, quindi mi raccomando però non lasciatela attiva perché così è attiva, se io vado a cliccare di nuovo qua lui farà un ulteriore taglio, quindi mi raccomando utilizzate il taglio quando praticamente noi stiamo praticamente zitti su un determinato video, sbagliamo e dobbiamo tagliare, però ovviamente le clip noi non le andiamo perdendo, quindi poi portatela comunque come prima, basta cliccare col mouse e riprenderemo la nostra clip, quindi il taglio sì, però se sbagliamo a fare il taglio possiamo praticamente recuperarla. Quindi una volta detto ciò che possiamo comunque utilizzare tutto questo di qua, quindi l'effetto calamita se le nostre clip si devono attaccare effetto calamita alle altre clip, se la vogliamo la possiamo disattivare, quindi possiamo fare tutto quello che vogliamo con DaVinci Resolve. Quindi una volta che andiamo qui sulla versione edit possiamo anche andare su qualche per esempio effetto, quindi in questo caso noi possiamo andare a dare qualche effetto video. Per esempio se voglio andare a inserire una dissolvenza, direttamente me ne andrò per esempio su timeline, farò aggiungi transizione video e direttamente se vi spunta un errore cliccate su taglia clip e poi possiamo aggiungere la dissolvenza che vogliamo. Per esempio io qua fra per esempio il video dell'atterraggio e la mia fotografia che vado ad unire un attimino, che vado ad unire praticamente posso aggiungere la dissolvenza additiva e la metterò praticamente qua in mezzo, in modo che così direttamente quando io arriverò su per giù a questo punto, direttamente lui farà la dissolvenza e creerà questo effetto fra video e fotografia. Quindi lo stesso vale per tutti i tipi di dissolvenza, lo stesso vale per tutte le transizioni audio, per i titoli, quindi se vogliamo generare qualche titolo a scorrimento, quindi possiamo andare a inserire qualche titolo anche per esempio mettendolo qui e cliccandoci all'interno sulla destra, quindi funziona sempre come tutti gli altri software di video editing. Posso scrivere per esempio sto arrivando in Puglia, quindi dimensioni magari lo metteremo a 100, vediamo a 100 cosa ne esce fuori. Ecco, a 100 già magari direttamente viene un pochettino meglio. Quindi in questo caso, per esempio, per aggiungere questo qualche testo, ovviamente voi potete dare il testo centrale a destra e a sinistra, potete dare il punto di ancoraggio, potete fare quello che volete. Vi ricordo, qua è soltanto per farvi vedere come su per giù in maniera veramente basica si riesce a tirare fuori qualche video. Lo stesso vale per i generatori, per gli effetti, per OpenFX che sono gli altri filtri, FX audio che sono effetti audio, quindi qui noi possiamo andare a alla fine lavorare proprio nella timeline effettivamente tutto quello che vogliamo inserire nel nostro video finale, quindi mettere all'interno audio, clip, testi, fare fusioni, transizioni audio, transizioni video, insomma qui noi andremo a lavorare di più, quindi nella parte proprio edit. Nella parte fusion possiamo andare a effettuare tutte delle altre, ovviamente qua sotto ci sono già spiegate tutte delle altre correzioni, quindi andarci a colorare l'interno, aprire il paint, fare del blur, aumentare il contrasto, eccetera, eccetera. Quindi possiamo andare ad effettivamente a migliorare ancora di più tutto quello che noi andiamo a lavorare nella singola clip o nell'intera clip. Lo stesso vale ancora di più per la color, ve l'ho detto poco fa, qua possiamo andare noi a creare dei nodi. Non ve li spiego perché effettivamente qua è davvero davvero complicato andare a lavorare sulle clip, sulle immagini, però per intenderci, se voi cliccherete sull'immagine, quindi lui farà la color ovviamente solo su questa immagine, se io qua vado un pochettino a fare un lavoro di destro, praticamente di sinistro, quindi vado insomma a lavorare sui contrasti, averla meno contrastata, posso andare a lavorare qua
nei punti, insomma lui andrà poi a modificare effettivamente questa fotografia, posso andare a lavorare nei neri, sì, ma qui praticamente chi me lo dice a me quanto io devo aumentare un nero, quanto non devo aumentare il nero, a lavorare sui singoli colori. E in più vedete bene qua quali altri pannelli ti si aprono qua sotto, posso prendere, andare a attivare anche il distorsore di colore, posso andare a prendere una singola tonalità della mia immagine, lo stesso vale soprattutto nei video. Quindi qua capite bene quello che permette di fare il DaVinci Resolve con la Color. Mi raccomando, questo va utilizzata effettivamente dai coloristi o da chi veramente fa da anni questo tipo di lavoro, quindi è la Color Correction o Color Grading. Quindi, dopodiché, nel video, appunto per renderlo più cinematografico possibile, cosa si può fare? Non rimane altro, per esempio, che inserire le classiche bande nere, quindi questo poi lo mettiamo noi dei vari effetti, ci possiamo andare a inserire qua sopra delle bande nere per rendere ancora maggiormente più credibile e più bello. Già avete visto qua che il computer ha sofferto molto, mi ha cambiato ora il colore, per esempio se io dovessi dire che questa di qui è una color correction, veramente mi viene da ridere, perché non è così, è farvi capire che andando a maneggiare qua il tutto, lui cosa combina poi con praticamente le immagini o le fotografie, quindi con l'intera clip. Lasciando perdere quindi la color, che io non sono un colorista, abbiamo detto che possiamo andare ad aggiungere delle bande nere che fanno ovviamente tutti i software che fanno video editing e post produzione per renderlo maggiormente più cinematografico. Questo rientra, abbiamo detto, nella parte della color. Dopodiché direttamente abbiamo detto che c'è la parte, quella del mixer, per andare proprio a sistemare tutta la parte audio, e dopodiché abbiamo quella che interessa ovviamente di più una volta che abbiamo lavorato nel nostro video finale, quindi quando siamo sicuri che il nostro video è perfetto in tutto e per tutto, direttamente possiamo andare a decidere cosa è meglio per noi andare ad esportare come formato, quindi se lasciare l'H265, H264, se per YouTube già 1080, quindi qua possiamo andare, dipende quello che cosa andiamo a cliccare noi, si aprirà un sottomenu, quindi se va per YouTube possiamo lui già su per giù setta quello che è per YouTube a 1080, possiamo anche andare a salire un poco, quindi anche se registriamo a 1080 non è detto che non possiamo noi convertirlo in post produzione anche ad una Ultra HD, quindi il classico 4K, quindi 3840x2160, lo possiamo fare. Ovviamente partirà da una base che è 1080, sarà un finto 4K, però effettivamente molte volte può aumentare leggermente di qualità. Quindi in questo caso comunque attenetevi su per giù alle impostazioni che darà lui, il frame rate, quindi sarebbero i classici FPS, sarebbero i classici frame per secondo, quindi quanti frame, scusate, ci sono in un singolo secondo. Quindi in questo caso il look cinematografico ci impone a noi di utilizzare un frame che va dai 24 ai 30, meglio lasciare magari il 24. Non è detto che voi appena settate ovviamente deve coincidere a quello del telefonino, quindi il telefonino se è 24 settate qua 24, se girate a 30 settate 30, se è 60 così via. Però non vi fate ingannare dai frame più alti per secondo, perché non significa che il video verrà meglio per alcune cose. Se voi volete dare un look cinematografico, settate il cellulare a 24 frame per secondo, massimo 30. Se voi invece dovete andare a fare delle clip rallentate, ovviamente là i frame per secondo devono essere più alti possibili. Se voi avete un cellulare di ultima generazione tipo iPhone, ovviamente vi troverete i classici 120 frame per secondo. Ecco, se dovete fare e creare un effetto rallentato, al rallentatore di una clip, mi raccomando, registrata a 120 frame, perché poi qua andranno riportati indietro, vi daranno proprio quell'effetto di rallentamento, ma che si vede bene e non a scatti. Qua potete decidere il vostro formato, quindi se farlo MP4 QuickTime, mi raccomando, lasciate meglio l'MP4 per YouTube. Se voi per esempio mettete anche l'H265, vedete qua che i formati invece sono parecchi, non sono soltanto quelli che offre YouTube. YouTube già fa capire che a lui basta il formato che si utilizza di solito, che è quello MP4. Il codec video potete lasciare anche benissimo l'H264, l'H265 è quello più moderno. Poi per il resto, il tipo di codifica eccetera eccetera, potete lasciare tutto per come. Anche il codec audio va bene, la AC non c'è la AC3, quindi potete lasciare benissimo la AC, che è quello che si utilizza. Quindi in questo caso, una volta che voi avete settato, questa è una cosa importante, soprattutto dato il nome al titolo, quindi in questo caso io lo chiamerò per esempio il mio viaggio in Puglia. Una volta che ho dato il titolo, lui ve lo salverà e ve lo troverete sul desktop o dove lo andate a salvare voi. Possiamo scegliere anche la posizione, quindi in questo caso
andiamo a scegliere, andate a scegliere soprattutto sempre il desktop, in modo che così non andate cercando il video per mare e monti. Dopodiché cosa non ci rimane altro che fare? Dobbiamo andare a estrapolare quindi questo video di qua. Ovviamente sopra non è detto che YouTube faccia scegliere soltanto 1080, possiamo anche andare a cambiarlo a 260, quindi già metterlo praticamente in 4K. Quindi in questo caso non ci rimane solo che salvare l'intera clip. Mi raccomando, qua sopra dovete vedere se effettivamente è cliccato su tutte le clip, se no lui può salvare soltanto una clip selezionata, quindi in questo caso mi salverebbe a me soltanto la clip finale. Quindi questo ovviamente c'è sempre su tutti i programmi di video editing, facciamo su tutte le clip, dopodiché cliccheremo sotto metti in coda, lui mi dirà che ovviamente questo video è stato registrato a 1080, quindi a Full HD, che la risoluzione è più alta di quella di ora, quindi 260 per lui non va bene. Quindi in questo caso io posso fare a coda, quindi va bene, mi prendo il rischio che magari si può vedere male, sicuramente non si vedrà male, ma è meglio riportare a 1080, in modo che così direttamente se io vado su metti in coda, lui direttamente mi metterà già pronto per salvare il mio videoclip. Qua possiamo anche andarlo a lavoro 1, possiamo andare anche a rinominare su clip finale, possiamo fare quello che vogliamo. Una volta che cliccheremo qua all'interno dobbiamo fare renderizza tutti, quindi in questo caso lui sta ovviamente controllando tutto il mio video e lo sta effettivamente salvando, quindi convertendo in tutto quello e per tutto che io ho detto io di fare, quindi partendo dal classico, in questo caso mio, il decollo, partendo poi e cucendo l'atterraggio con quella transizione e poi facendo vedere alla fine l'immagine ovviamente della mia fotografia dove ho fatto la color che mi viene da ridere a dirlo, quindi farà, il finale proprio sarà con la mia fotografia, quindi dovete soltanto attendere il rendering, ovviamente ci starà un bel po' rispetto all'hardware che voi utilizzate nel computer. Questi sono due video veramente pesanti perché girati in 4K in Full HD, e quindi direttamente vi ho fatto capire però la versione gratuita di DaVinci Resolve cosa vi permette di fare. Quindi ora cambiando inquadratura e lasciandolo lavorare perché ci sarà un bel po', ci vediamo di nuovo per i saluti finali. Ed eccoci qua. Praticamente quindi cosa è ottimo e buono per voi andare a utilizzare come programma? Certo è che se cercate un software molto più semplice, molto più intuitivo, secondo me effettivamente rimanere con Filmora è la cosa più giusta da andare a fare, perché Filmora veramente è spettacolare come software. L'unica pecca, ripeto, non è che è a pagamento, però mi raccomando, chi vuole scegliere il gratuito top professionale, perché professionale, può scaricare il DaVinci Resolve o ultimamente in beta la versione 19, quindi se volete potete attendere anche l'altra versione ufficiale, però mi raccomando utilizzate quello, perché se voi fate il lavoro come fanno in molti, un poco faccio con Filmora, un poco utilizzo DaVinci Resolve, non ne capirete nulla, perché avete capito che andare a utilizzare e imparare questi programmi è un lavoro che voi dovete fare di continuo. Quindi se ovviamente fate post produzione ogni tanto, vi consiglio addirittura di non utilizzare né Filmora e né DaVinci, utilizzare il classico Clipchamp, che è veramente la base quasi per proprio bambini, in maniera scolastica, per andare a mettere 4 fotografie, 4 video, un sottofondo musicale e masterizzare in CD oppure video, quindi salvarlo sotto forma di MP4, MKV, quello che volete voi. Se invece fate il lavoro in maniera o volete fare un lavoro molto più professionale, mi raccomando, non fate l'errore di utilizzare tutti questi software, utilizzate e imparatene bene solo uno. In questo caso imparate bene il DaVinci Resolve, già vi occorrerà qualche mesetto per impararlo davvero bene, e utilizzare soltanto comunque il Filmora come programma per fare video editing. Ovviamente per fare color correction non c'è nessuna cosa da dire, si deve utilizzare soltanto il DaVinci Resolve. Detto ciò, ci vediamo sicuramente nei prossimi video. Ciao a tutti!